Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo della bolla del pesco. Mi raccomando, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato e attiva la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche nel momento in cui caricherò dei video. Inoltre lascia un like se questo video ti è piaciuto e commenta nel caso in cui tu avessi delle domande e non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici. La bolla del pesco è una malattia crittogamica che è diffusa in modo epidemico in tutte le aree peschicole. L'agente causale di questa malattia è Tafrine deformans, è un fungo, una scomicete, che crea delle problematiche molto importanti nelle zone in cui il pesco è coltivato, ma anche nei piccoli giardini domestici. La principale problematica causata da Tafrine deformans è a carico delle foglie. Molto raramente si assistono a degli attacchi a carico di frutti o fiori. Sui frutti è già un po' più probabile, ma sui fiori lo è meno. Perché è così problematica la bolla del pesco? È problematica perché evidentemente crea delle bolle, delle carnosità sulle foglie che ovviamente ostacolano la fotosintesi e di conseguenza l'apporto di nutrienti verso i frutti è più limitato, è più scarso e quindi la formazione dei frutti sarà intaccata, ma così come sarà intaccata la formazione dei germogli. Se la formazione dei germogli viene intaccata, ovviamente nell'anno successivo ci saranno delle problematiche perché non saranno presenti i rami adatti per far sì che ci sia produzione. Tuttavia ci sono però delle varietà di pesco che non sono così suscettibili alla bolla e quindi non richiedono trattamenti. Generalmente queste sono varietà antiche. Se andate nei vivai oppure girate un po' su internet potete vedere come ci sono delle varietà antiche che sono resistenti alla bolla. Il processo infettivo si realizza solo nei primi stadi di sviluppo dei germogli. In particolare questo fungo può attaccare solo nel momento in cui il germoglio sta nascendo, si sta sviluppando, non può attaccare una foglia che è già sviluppata. Questo perché all'inizio i germogli hanno la cuticola, cioè la pelle delle foglie, dei germogli, che non è ispessita, è molto debole, pertanto il fungo riesce a penetrare ed entrare all'interno dei tessuti. Quindi se lo sviluppo dei germogli delle foglie è avanzato, la cuticola si ispessisce e quindi il fungo non riesce più ad entrare e ad attaccare. Infatti gli attacchi si hanno proprio nel momento in cui le gemme a legno si rompono, cioè nel momento in cui la gemma a legno inizia a gonfiarsi, inizia ad aprirsi per far sì che il germoglio appunto si possa sviluppare. Ed è proprio in quel momento, il momento più critico, il momento in cui bisogna intervenire, però questo lo vediamo tra qualche secondo. La gravità degli attacchi da parte della bolla dipende molto dalla quantità di inoculo, cioè dalla quantità di spore, chiamiamole i semini dei funghi, che sono presenti sulla pianta. Più semini sono presenti e ovviamente più sarà probabile che la nostra pianta verrà attaccata. Il nostro compito pertanto è quello di ridurre la quantità di questi semini. Ovviamente non possiamo farlo spazzolando la pianta, ma dovremmo utilizzare dei prodotti che possono essere biologici o meno, ma generalmente per la bolla l'utilizzo del rame è più che sufficiente. Quando i frutticini vengono attaccati, quindi nello stadio giovanile del frutto, si possono osservare delle escrezioni, quindi una produzione di gomma da parte dei frutti che indicano proprio l'attacco di Tafrine deformans su questi. Su un documento pubblicato dal Centro Ricerche e Produzioni Vegetali possiamo andare a vedere cosa ci consiglia il Servizio Fitosanitario Regionale dell'Emilia Romagna in merito ai trattamenti. Questo perché in Emilia Romagna il pesco è molto coltivato, quindi i servizi fitosanitari si attivano per cercare delle soluzioni e migliorare la difesa del pesco nei confronti di Tafrine deformans. Passiamo ora all'intervento, quindi cosa possiamo fare per far sì che i nostri peschi non vengano attaccati? Io ricevo molte email, molte richieste di utenti che appunto mi chiedono come evitare la bolla del pesco, perché hanno appunto queste piante con queste foglie bollose, ma comunque è una sintomatologia che se avete un pesco molto probabilmente avete visto. Io ovviamente rispondo basandomi su quello che dicono le sperimentazioni, perché ovviamente non si può fare di testa propria, ed è stato visto comunque che 3 interventi durante tutto l'arco dell'anno sono più che sufficienti. In particolare il primo intervento viene fatto quando si ha la caduta delle foglie, in particolare alla fine della caduta delle foglie, quando la pianta è spoglia. Appena tutte le foglie sono cadute, tac, possiamo intervenire con un trattamento rameico. Quindi viene utilizzato il rame, che è consentito in agricoltura biologica ed è un anticrittogamico molto efficace nei confronti di Tafrine deformans. Questo serve proprio per ridurre l'inoculo, quindi per ridurre la quantità di semini che sono presenti sulla pianta. Un altro trattamento viene fatto poi a fine inverno, generalmente a inizio febbraio. Ovviamente poi dipende dalla vostra specie, dalla vostra varietà, perché se la specie è tardiva possiamo posticipare di qualche giorno il trattamento. Se la specie è precoce, ovviamente dovremo
potremo anticiparlo di qualche giorno. Il primo trattamento alla coda delle foglie e il secondo trattamento, che viene fatto appunto a fine inverno, generalmente intorno a fine gennaio, inizi febbraio, può essere fatto anche con il rame. Il rame è presente in varie forme: ossicloruro di rame, idrossido di rame, poltiglia bordolese, solfato di rame. Non sono uguali, non è la stessa cosa, c'è sempre il rame dentro, il meccanismo d'azione è lo stesso, quello che cambia è la persistenza e la tempestività con il quale il rame viene rilasciato. Per non incorrere in qualsiasi tipo di problema, nella descrizione di questo video trovate il link per acquistare il prodotto Rameco consigliato da me su Amazon, quindi avete tutta l'assistenza e protezione acquisti Amazon. Il terzo trattamento è quello che viene fatto nel momento in cui si ha la rottura delle gemme a legno, quindi dovete ben individuare in campo, perché bisogna andare in campo per fare questi trattamenti, bisogna osservare le piante, si va in campo, si guardano le gemme a legno. Nel momento in cui si iniziano ad intravedere delle striature verdi che ci stanno appunto suggerendo che la gemma si sta aprendo, il germoglio sta crescendo, interveniamo con un terzo trattamento. Questo terzo trattamento può essere fatto sempre con il rame, utilizzando il prodotto che avete utilizzato nel primo e nel secondo trattamento, il cui link lo trovate sempre in descrizione di questo video, oppure potete utilizzare la dodina, che è un fungicida sistemico che penetra all'interno dei tessuti e ha in questa fase un'efficacia leggermente superiore rispetto al rame. Per la dodina trovate sempre il link in descrizione di questo video, potete scegliere, potete comunque scegliere di utilizzare il rame. Una volta fatti questi tre trattamenti non si ha la necessità di farne altri, è inutile. Una volta che la pianta viene attaccata dalla bolla è inutile intervenire, perché circa 3-4 settimane dopo l'infezione si ha la sporulazione, cioè la produzione di una patina biancastra sulle foglie che rappresenta proprio la fruttificazione del fungo, quindi la produzione di altri semini. Dopo questa fase l'infezione si arresta perché il fungo cambia modalità di sopravvivenza, diciamo, si trasforma in un saprofita, quindi come un lievito, resta sulla pianta, non crea problemi e aspetta che arrivi la primavera successiva per attaccare di nuovo. E noi col primo e secondo trattamento andiamo proprio a ridurre la quantità di questi semini sulla pianta, mentre nel terzo trattamento andiamo a bloccare l'infezione, quindi in quel momento si stanno aprendo i semini e noi li andiamo ad ammazzare. Come dicevo poco fa, è inutile fare interventi dopo che c'è stata l'infezione. Aspettate e fate i trattamenti giusti, corretti, come vi sto consigliando, a partire dall'autunno successivo. Se non volete fare trattamenti, eccetera, perché per i vostri motivi siete contrari, non piantate il pesco, oppure utilizzate delle varietà che sono resistenti. Se volete delle informazioni in merito alle varietà resistenti, ai prodotti e qualsiasi altra informazione relativa a questo argomento, ma anche altri, scrivetemi una mail all'indirizzo che trovate in descrizione di questo video. Mi raccomando, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato e attiva la campanellina in modo da ricevere sempre le notifiche nel momento in cui caricherò dei video. Inoltre lascia un like se questo video ti è piaciuto e commenta nel caso in cui tu avessi delle domande e non dimenticare di condividerlo con i tuoi amici. Benissimo, per oggi è tutto, ci vediamo in un prossimo video in cui tratteremo sempre degli altri argomenti interessanti. Ciao a tutti!